Durante la visita a Torricella Peligna, in Abruzzo, per capire se è un luogo interessante dove vivere in Italia, ti ho fatto vedere vari aspetti interessanti. Il link al video e anche quello per scaricare il report completo su questo piccolo comune li trovi nella descrizione qui sotto. A Torricella Peligna ho visitato però anche il Giardino delle Rose Dimenticate, che non è solo un giardino botanico, ma ha anche a che fare con Sansone e altro. Mi ha guidato in questa visita Antonio, che mi ha parlato di molte cose, a partire dalle diverse esperienze che ha fatto in giro per l'Italia, fino alle ragioni che lo hanno spinto a tornare in questi luoghi. Mi ha parlato anche del recupero di semi antichi e di altri progetti molto interessanti. Ascolta. Io mi chiamo Antonio Di Renzo, mi sono laureato in scienze naturali, sono in botanica sistematica, tassonomica nell'Università di Padova e momentaneamente collaboro con una grande società cooperativa, la Biocantina Sociale Orsogna, molto sensibile agli aspetti ambientali, questa cooperativa vitivinicola, e con il Parco Nazionale della Maiella. Qui siamo in un posto molto particolare, caratteristico, perché ci troviamo in un piccolo paese che si chiama Torricella Peligna, nell'entroterra della provincia di Chieti, e in particolare ci affacciamo su una valle, la Valle dell'Aventino, un fiume che poi affluisce nel Sangro e infine nel Mare Adriatico. È un posto particolare questo perché c'è la presenza di un santuario religioso dedicato alla Madonna delle Rose, e il mito racconta che diversi anni fa su una pianta di rose è apparsa questa figura religiosa, la Madonna, e da lì si è costruita la chiesa. Però la storia è molto più antica, perché molto probabilmente questo edificio religioso è stato, diciamo, edificato su un antico tempio italico dedicato al culto di Sansone. E questo ne la riprova perché in questo posto qua vige la leggenda proprio di Sansone, e qui siccome c'è questa piattaforma carbonatica, di roccia carbonatica, all'interno della quale l'erosione ha creato una forma particolare che praticamente rappresenta quasi il piede del gigante. Perché Alberto, se saliamo qui possiamo vedere dall'alto l'orma di Sansone. Se ti poggi qua vedi il piede, praticamente il piede destro, questo è il primo dito, il pollicione, e poi giù il calcagno, la forma proprio di un piede. E la leggenda e il mito narra che praticamente il gigante ha appoggiato il suo piede qui, e appoggiando questa struttura di roccia che si trova da quest'altra parte qui, che si chiama la Morgia, anticamente Peschio Rutico, lì quella roccia che si trova, se si riesce a vedere, lì proprio in fondo, skyline, dietro la quercia. Okay, perfetto. E il mito narra appunto questo, che il piede Sansone, passando di qua, appoggiando la Morgia. Però il mito è un mito pastorale, perché qui praticamente la pastorizia era, diciamo, l'elemento base della sussistenza di queste popolazioni. Basta pensare agli enormi pascoli che si rinvengono sulla Maiella, e appunto Ercole, prima Ercole nella mitologia greca, poi Sansone nel paleocristianesimo, veniva utilizzato proprio dai pastori come elemento protettore delle loro greggi. Sono stato all'università e ho studiato scienze naturali a Padova, e lì sono stato diversi anni, poi ho lavorato anche, sono stato in Trentino per quanto riguarda l'Italia, poi sono stato nelle Marche, ho vissuto un po' anche in altre regioni d'Italia, ma sono tornato qui perché è il mio luogo nativo. Naturalmente sai che quando si è piccoli si ha una sorta di imprinting,
e che forse alcune persone magari questo imprinting viene a mancare nel corso dell'esperienza, in altre no, forse a me è rimasto perché avevo nostalgia dell'aria fresca, dell'aria buona, ossigenata. Avevo nostalgia, diciamo, nostalgia non so se definirla nostalgia o meno, però quei sapori, quei gusti dei cibi che hanno segnato la mia infanzia, non li ho riscontrati in altre parti d'Italia o del mondo, perché anche se anche in altre parti c'è cibo buono e quant'altro, e niente, è stato questo mio ritorno forse ai primi anni della mia vita che poi non sono riuscito come dire, a sedimentare e a occultare nel mio passato, ma nel corso degli anni è ritornato su. E forse anche perché per il lavoro che faccio, perché questo territorio è veramente ricco di risorse naturali. E poi dal punto di vista paesaggistico credo che non abbia nulla da invidiare ad altri territori del mondo, perché abbiamo una montagna che si affaccia sul mare e tra montagna e mare c'è di tutto praticamente, perché a pochissima distanza dal mare e con i fenomeni, il passare del tempo geologico ha modificato, modellato questi paesaggi in maniera veramente diciamo ricca. Da qualche anno si è, diciamo, formato un piccolo gruppo di persone che hanno dato avvio ad un progetto che nella nostra lingua si chiama Penenber de la Sument, cioè per non perdere il seme. Perché questo? Perché con l'agricoltura industriale e con i metodi agronomici che si utilizzano adesso, i semi antichi, delle antiche varietà sia colturali e sia di piante anche ornamentali come le rose si sono perse. Ed è nato questo gruppo appunto per recuperare queste vecchie sementi che prima appunto venivano utilizzate nelle tradizioni popolari e in agricoltura. In questo caso qua si è pensato di raccogliere delle varietà di rose, alcune anche antiche, che le rose, come sapete, erano utilizzate anch'esse in agricoltura, erano utilizzate come bioindicatori perché venivano apposte piantate agli inizi dei filari delle viti e loro indicavano praticamente l'attacco di un fungo. Il viticoltore prendeva, diciamo, provvedimento e riusciva a curare la sua vite. Abbiamo raccolto queste antiche varietà, tra cui possiamo vedere anche questa rosa, è una rosa particolare, la rosa degli speziali, cioè veniva utilizzata dagli antichi farmacisti di un tempo perché è ricca di sostanze diciamo oleose. E poi abbiamo anche più avanti un'altra varietà antica, noi l'abbiamo chiamata la rosa dei pozzi perché questa è stata rinvenuta, anche il mondo contadino abbelliva le sue situazioni rurali, e questa rosa è stata rinvenuta attorno a dei pozzi molto antichi e anche di origine, che sono molto probabilmente anche di origine romana. Ecco, questi luoghi, perché dato, come si diceva prima, questa enorme ricchezza ambientale, diversità paesaggistica e quant'altro, porta anche di conseguenza a una diversità biologica. Questa diversità biologica che stiamo cercando di recuperare attraverso appunto queste situazioni caratteristiche e particolari del luogo. L'idea appunto di questo roseto di antiche varietà, non abbiamo solo antiche varietà, abbiamo anche specie selvatiche, è partito appunto da questa grande società cooperativa del Chietino, Biocantina Sociale Orsogna, che appunto ha avuto l'idea appunto di riprendere queste rose perché, come si diceva prima, venivano appunto messe sui filari dei vitigni. Innanzitutto è stata rinvenuto in un cimitero abbandonato di Colle di Macine, e praticamente un paese qua vicino, ed è particolare perché è una rosa serpeggiante,
è una rosa serpeggiante, ossia si muove in questo modo qua, e il suo nucleo madre probabilmente è secolare, perché su alcune tombe datate agli inizi del 1900 è stata proprio raffigurata e scolpita proprio questa rosa qui. Il culto, mentre questa rosa qui, una rosa religiosa, e questa è quella che appunto si presuppone che dal mito sia apparsa la Madonna del Roseto, ed ha una varietà particolare perché probabilmente risale agli inizi dell'Ottocento. Una delle progenitrici selvatiche della rosa coltivata. Poi questa è una delle poche rose sempreverdi che hanno le foglie sempreverdi di ambiente mediterraneo, la rosa dedicata al culto di San Giovanni. Questo progetto è fortemente voluto dal Parco Nazionale della Maiella e da Biocantina Sociale Orsogna, che appunto grazie al loro impegno si è creato questo giardino delle rose dimenticato qui al santuario della Madonna delle Rose. Questa chiesa risale probabilmente tra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo, ma è arricchita da questo portale che invece ha un'età più antica, di qualche secolo più antico, e risale al XV secolo. Stile ottocentesco, di inizio Ottocento, all'interno. E poi questo è l'altare, dove adesso la statua della Madonna è stata sostituita da un'altra perché quella originale è in ristrutturazione. Io ho visitato questo posto a fine inverno, ma ovviamente ti consiglio di andare a visitarlo tra maggio e giugno, quando c'è il picco massimo delle fioriture. Per tutti i dettagli su Torricella Peligna e per scaricare il report completo che ti permette di capire la reale vivibilità di questo comune, guarda questo video. Per non perdere le analisi dei piccoli comuni italiani, iscriviti al canale YouTube. Non dimenticare un like, un hype, la condivisione su altri social e poi fammi sapere se andresti a vivere a Torricella Peligna.